Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Ultima settimana prima della maratona di Milano. Sto ultimando il riscaldamento prima di questo ultimo lungo, tra virgolette, come dicevo, ci sono persone che dicono che le piste ciclabili non servono a niente. Ecco qua, domenica mattina direi che c'è più gente che qua che in via del corso, quindi fatene di più, fatene molte di più. Allora, oggi ho la maglietta della maratona di Roma, bellissima, anche se non ho partecipato perché comunque pacco gara l'ho ritirato. A proposito, le assicurazioni funzionano. Ho cercato di vendere il biglietto, ma in realtà ho fatto richiesta all'assicurazione, ho spiegato quello che mi è successo e mi hanno rimborsato, quindi bravi Endo, complimenti. Ho deciso quindi di cambiare strategia. Ho questo pantalone che vi avevo già mostrato in un altro allenamento, vi metto il link qua da qualche parte. È un pantalone che ha 3 tasche dove posso mettere 3 o 4 gel. In più porterò un marsupietto che sono solito già utilizzare durante gli allenamenti per il quinto gel, quindi ho fatto i calcoli, più o meno serviranno 5 gel. Per l'acqua utilizzerò quella dei ristori. Ho visto che non ho problemi se bevo ogni 5 km, al massimo mi prendo un bicchierino, una bottiglietta, quello che mi danno me lo porto. Allora, alla fine, tra gente, cani, bambini, bici, cioè bisogna fare zig zag di continuo in salita, accelerare, diminuire, vabbè, trasformiamo l'allenamento in Z1 in uno in Z1/Z2, che forse è meglio. Comunque sto cercando di correre, adesso più o meno ci sono 17-18 gradi, perché a Milano, da quello che ho capito, mi aveva detto anche Marco, grazie Marco per il consiglio, si parte con il freddo e si arriva che fa molto caldo, quindi abituarmi a correre a questa temperatura qua ci sta, mentre in settimana proverò ad alzarmi prima la mattina per correre al mattino, in modo da riabituarmi a correre la mattina. Ultimamente correvo sempre il pomeriggio per questioni di lavoro, comodità. Sì, anche oggi ho beccato vento. È stato un allenamento all'insegna del vento. Che ci posso fare? Devo dire che mi sento abbastanza in forma. Finalmente sto iniziando a recuperare. Devo dire che oggi per la prima volta non sento tutta quella fatica che ho sentito in tutti gli allenamenti fino all'altro ieri. Mi verrebbe voglia di tirare di più, mi verrebbe voglia di andare più forte. Adesso devo stare bello calmo perché il massimo lo devo dare in gara. Pausa acqua ogni 5 km. Finalmente c'è poca gente, penso che sia ora di pranzo forse. Bene.
Ah, allora, com'è andata, ragazzi? Benissimo, mi sento in forma, i piedi andavano alla grande, si muovevano bene, ho portato, come vedete, ho portato anche le cuffiette oggi per avere il metronomo, no? Per riuscire a tenere un buon ritmo, un buon numero di passi al minuto e banalmente con questo pantaloncino mi sono trovato meglio, ho fatto la prova già, i gel ci stanno, per cui è molto probabile che utilizzerò questo in gara. Ovviamente mi porterò la mia Insta360 per fare le riprese, niente cellulare, niente cuffie, l'acqua utilizzerò quella dei ristori. Niente, l'allenamento di oggi mi dice che sto recuperando, in effetti ho rimesso su un chiletto non di grassi ma proprio di muscoli, si vede che ero proprio arrivato al limite, avevo finito le energie, quindi adesso devo gestire questo chiletto in più, ma non mi dà nessun fastidio in quanto appunto non è massa grassa, almeno così dice la bilancia. E niente, quindi io mi sento abbastanza in forma e nonostante il caldo, nonostante il chiletto in più, devo dire che oggi finalmente sto ritrovando un po' di fiducia nelle mie capacità. Adesso mi sto godendo un po' questo bellissimo sole qua a Roma, oggi è una giornata praticamente quasi estiva, si sta da Dio, quindi niente, per Milano la strategia poi alla fine che ho deciso di adottare è quella di tenere i 5,20 e i primi chilometri, vedere come va, cercare di capire se posso aumentare un po' il passo. La mezza sarà un po' uno spartiacque per capire se sto andando bene o meno e poi se sto bene man mano inizierò a decrescere. Il chilometro critico sarà il 32, faccio il ristoro, saluto Marco se c'è e a quel punto lì deciderò se dare tutto per tutto negli ultimi 10 km, quindi quello è il momento in cui se voglio accelerare, se me la sento lo farò lì. Se mantengo i 5,20 per tutto il tempo, con un piccolo sprint finale dove stare sulle 3 ore e 40. Mentre invece se riesco a diminuire man mano potrei stare sulle 3 ore e 35 o addirittura arrivare a 3 ore e 30. Non credo che farò meglio di 3 ore e 40, anzi sono indeciso tra 3 ore e 40, 3 e 45 o addirittura 3 e 50, quindi il mio tempo target sarà tra le 3 ore e 40 e le 3 ore e 50. L'obiettivo ovviamente è stare sotto le 4 ore come prima maratona a 47 anni con tutti i miei problemi che sapete benissimo quali sono, non ve li sto a ripetere. Sarebbe comunque per me un risultato incredibile, potrei prendere la medaglia e andare da tutti quegli ortopedici che mi avevano detto che non avrei mai potuto più correre nella mia vita, che mi sarei dovuto mettere una protesi al ginocchio. Sarebbe bello andare e registrare tutto e vedere che reazioni hanno. Con questo io non ce l'ho con gli ortopedici, non ce l'ho con nessuno, però effettivamente se posso dire la mia ho fatto bene a non ascoltarli, per me, ok? Detto questo ragazzi, io vi saluto e questa è l'ultima settimana prima della maratona, farò qualche video in più probabilmente. Per correre ho deciso di utilizzare le Altra Torin 8 che ho comprato da poco, mi trovo benissimo con questa scarpa anche se sono un po' pesanti, va tutto bene. Allora, a presto, all'ultima settimana prima della maratona.